Ciao a tutti, cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, nel video di oggi andremo a vedere quali saranno i movimenti energetici lavorativi per il mese di aprile. Sotto, nella descrizione del video, vi lascio comunque il minutaggio. Iniziamo con il segno del cancro. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video, wow, troverete il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Troverete il link al corso gratuito di tarocchi e anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, 4 di bastoni, amanti, fante di bastoni e 10 di coppe. Cioè, voglio dire, ma che cosa volete di più? Sembrerebbe quasi una stesa di relazioni, se ve la devo dire tutta. Ma perché no? Per qualcuno potrebbe anche essere l'amore nel posto di lavoro. Allora, partiamo con questo 4 di bastoni. Io la leggerò come se fosse una lettura solo di lavoro, d'accordo? Poi ognuno di voi la applichi alla propria realtà, però sappiate che c'è anche quella probabilità lì. Allora, il 4 di bastoni è una carta che parla di unioni, di collaborazioni, di contratti in realtà. Quindi sento che aprile sarà un boom, ragazzi. Ehm, Partirete con o una proposta di contratto o un vero e reale proprio contratto. E con la carta degli amanti si parla di una relazione lavorativa in equilibrio e potrebbe anche essere un partner animico, la persona con la quale inizierete questo contratto, questa collaborazione. La carta degli amanti comunque è una carta veramente di amore, di espansione, e anche una carta di scelta, e molte volte scegliere di lasciarsi indietro il vecchio per andare verso il nuovo. Il fante di bastoni, allora, potrebbe essere la persona con la quale nasce questo amore per il lavoro o questo lavoro in sé o questa comunque collaborazione. Per qualcuno potrebbe trattarsi di un lavoro a casa proprio. Sta di fatto che perché avete il 10 di coppe alla fine della linea. Siccome è una carta che parla di casa, di famiglia, e anche qui avete casa, può anche essere che qualcuno, scusate, decida di, adesso lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, però di trasferire la propria sede di lavoro a casa per riuscire a gestire meglio la famiglia. Andiamo a vedere carta per carta. Mm. Imperatore e imperatrice. Wow. Mm. Ragazzi, per qualcuno potrebbe essere necessario magari rimanere a casa per la maternità da aprile in poi. Fatemelo sapere nei commenti se per caso siete incinta o insomma a causa della maternità dovete fare dei cambi nel vostro lavoro. Sta di fatto che qui abbiamo l'imperatore al contrario e l'imperatrice. È come se bisognasse un attimino cambiare le regole per riuscire ad espandersi. E quando c'è l'imperatore al contrario si parla sempre o di cambiare le regole o di far diventare molto più flessibili le regole che ci sono già per poter far espandere questo progetto di cui parla l'imperatrice. Andiamo a vedere gli amanti. 4 di spade, 4 di pentacoli e 6 di bastoni. Sì, ho come la sensazione che dobbiate, ma molto forte, che per qualcuno trasferirà il lavoro a casa. Perché qui abbiamo comunque un 4 di pentacoli, che è una carta di, diciamo, zona di comfort, è una carta di protezione, e anche il 4 di spade è una di quelle carte che parla della necessità di prendersi un riposo, di allontanarsi, di, sì, diciamo di dedicarsi anche un po' di più a sé. Mm? E il 6 di bastoni vi dice che questo è il modo giusto per arrivare al successo.
È una carta di riconoscimento, è una carta di successo, è una carta di qualcuno che è in grado di gestire un gruppo. Andiamo a vedere il fante di bastoni. 2 di pentacoli al contrario. Fante di coppe e regina di spade. Allora, nuovamente, essendoci 2 fante, si può fare riferimento ai figli. Ed è come se usciste da un'indecisione. Qui la decisione, qui l'uscita dall'indecisione e l'uscita anche dagli alti e bassi, perché il 2 di pentacoli parla di alti e bassi. E con il fante di coppe, davvero avete 2 fanti. I fanti sono l'inizio di qualche cosa, può esserci veramente una proposta. Guardate, avete anche la regina di bastoni, quindi può essere che ci sia qualcuno che vi venga in aiuto per concretizzare maggiormente quest'idea, questo contratto, questa nuova collaborazione. Se siete senza lavoro, ragazzi, c'è un 4 di bastoni. Se non è un accordo proprio scritto, è un preaccordo, ma qui c'è il compimento comunque, quindi entro aprile ho la sensazione che troverete lavoro. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Wow! Guardate, bambini che giocano, l'imperatrice, i fanti, asso di spade. Sì, sì, ragazzi, complimenti, espansioni, l'asso di spade fa riferimento alle verità, alle cose che vengono a galla, alle cose che vengono dette, mm, nuovi progetti che vengono portati alla luce, c'è una maggiore chiarezza mentale, c'è una maggiore completezza, sia a livello di, come vi posso dire, emozioni, sia a livello di risultato raggiunto proprio. Wow, bellissimo periodo, amici del cancro, fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Mm. È bellissimo perché avete imperatore, imperatrice e la carta del sole e gli amanti e la carta del sole e il 4, wow, e il 4 di, cioè guardate queste carte. Sì, sì, ho come la sensazione che questa relazione, adesso al di là del fatto che sia o lavorativa o romantica all'interno del lavoro o che appunto abbiate la condizione di gravidanza per cui la vostra situazione lavorativa debba cambiare, però è proprio una relazione, ragazzi, predestinata che vi può portare all'equilibrio, all'espansione, alla completezza, anche proprio a livello lavorativo, se magari è una collaborazione con una persona nuova. eh, il collaborare vi può portare veramente a risultati senza antecedenti. Andiamo a vedere, ok, un oracolo. Al mare, wow. Allora, questa carta io la sento molto profonda. Perché? Perché è un 7 innanzitutto. E se ci fate caso, qui il mare viene raffigurato calmo, pacifico e in realtà è tutto quello che vedo qui, cioè qui vedo solo espansione, abbondanza, compimento e appagamento. Però tenete sempre presente che sotto, molto sotto, ci sono sempre delle correnti, ok? In questo caso è un po' come l'idea che vi vogliono dire, ringraziate di quello che arriva quando arriva, perché non sapete fino a quando ce l'avete fondamentalmente, ok? Però godete di aprile perché sarà veramente un mese abbondante e in espansione. Bene, amici del cancro, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se la lettura vi ha ispirato potete sempre mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, da oggi se volete potete anche abbonarvi al canale e nella sezione degli abbonamenti ci sarà tutta una parte dedicata alla crescita spirituale, alle spiegazioni metafisiche del perché succedono certe cose. Quindi spero che possiate apprezzare anche questa iniziativa. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti anche gli amici dello Scorpione. Andiamo a vedere anche per voi.
Che energie saranno disponibili per il lavoro ad aprile? Come dico sempre, ragazzi, tenete presente che le letture sono fatte per un collettivo, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al corso gratuito di Tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Cioè, l'eremita, l'asso di spade, il mondo, la ruota della fortuna, wow! L'eremita, periodo di riflessione, probabilmente partirete in aprile con un momento di solitudine, un momento di isolamento, un momento, per qualcuno sento anche di nostalgia, perché ho come la sensazione che ci si stia facendo delle domande, si stia cercando la propria verità. E quando c'è l'eremita, ragazzi, molte volte si parla anche della fase, del periodo, diciamo, della notte buia dell'anima, quindi può essere che qualcuno sia in una fase di risveglio spirituale che si renda conto che il lavoro che ha sempre fatto non sia più per sé. E vi dico questo perché? Perché poi c'è un asso di spade che è una verità che viene a galla, qualche cosa che si dice o qualche cosa che si viene a sapere, il mondo e la ruota della fortuna. Due carte di fortissimi cambi positivi, fortunati. Quindi direi che è un periodo di nuovi inizi, asso e due carte di chiusura e fine ciclo, o meglio, cambio ciclo e compimento. Andiamo a vedere carta per carta. E tra l'altro, ragazzi, su quattro carte avete tre arcani maggiori, quindi periodo intenso, Scorpione. Andiamo a vedere. Un'altra volta al mondo. E 5 di bastoni. Allora, può essere che qualcuno si stia interrogando sui propri risultati, su, diciamo, su quello che si è arrivati a concludere a questo punto della vita, o per qualcuno si tratta di riflettere, su determinate questioni competitive che vi circondano, magari proprio nell'ambiente lavorativo, potrebbero essere dei colleghi, potrebbero essere, se fosse per esempio un ambiente familiare, potrebbe essere appunto ehm, la famiglia, insomma, c'è qualcosa. ehm, il mondo, tenete presente che il mondo parla anche di trasferimenti, di spostamenti. Quindi qui può anche essere che ci sia qualcuno che stia un po' ripensando ai movimenti del passato, ai cambiamenti che si sono fatti o ai trasferimenti che si sono fatti appunto nel passato. Andiamo a vedere l'asso di spade. Abbiamo un 2 di bastoni, ragazzi, un 2 di spade e un 4 di coppe. Beh, innanzitutto devo dire che allora, può essere che ad aprile verrà fuori qualche questione, qualche cosa, qualche verità, appunto. Non necessariamente deve essere la vostra, ma per molte persone ho come la sensazione che qualche cosa qui non sia visto, sia dato un po' per scontato, perché ho la carta che parla di qualcuno che guarda al futuro, che è indeciso, che su che cosa fare, che è al contrario, come se non ci fosse una visione ampia. E il 2 di spade è comunque una carta di una persona bendata, e anche il 4 di coppe è una carta di qualcuno che non vede alternative, che non vede opzioni, che non vede altre possibilità, non vede questa coppa che gli viene offerta. È come se potesse essere una possibilità che fino adesso voi non avevate considerato. Può anche essere che qualcuno vi dia una notizia, appunto, e che da lì in avanti, diciamo dalla metà di aprile in avanti, le cose possano diventare molto più chiare, perché poi c'è un cambio globale. Andiamo a vedere questo mondo. 7 di bastoni e sole al contrario. Voglio ancora una carta? Mago. Mm. Allora ragazzi,
per il filone, diciamo così, della crisi spirituale, di chi è nella notte buia dell'anima, che si fa mille domande, che è in un periodo di tristezza e si fa appunto mille domande sulle scelte del passato, qui ho come la sensazione che dovrete veramente un po' togliervi la maschera, no? E fare un lavoro di analisi su quelle che sono le situazioni dell'infanzia che vi hanno toccato. Ok? Perché tenete presente che quando c'è il mago al contrario si parla normalmente o di qualche cosa che non inizia, o di qualcuno che non è in grado di manifestare la propria realtà, o lo sento poco perché per adesso non ho carte brutte, però certe volte parla anche di manipolazione, ok? Quindi qui è un po' come se doveste difendere il vostro lato più intimo, il bambino interiore. Per invece le persone che hanno semplicemente magari qualche dubbio, qualche così mm, remora sul passato e sapendo di questo asso di spade verso metà aprile, ho come l'idea che qui potrebbero cambiare le carte in tavola. Cioè, nel senso, è un po' come se qualcuno qui non scendesse più a compromessi. È come se ci si iniziasse a prendere posizione con questa carta o anche a distanziare per qualcuno, eh. Fatemi vedere la ruota della fortuna. 5 di spade al contrario. E un altro 5, il Papa. 5, 5, 10. Mm, allora, il filone della crescita spirituale. Ho come la sensazione che per riuscire ad uscire da queste domande dobbiate, come vi dicevo, guardare nell'infanzia in quello che è stato l'educazione. C'è il Papa, per molti fa riferimento all'educazione religiosa perché qui si tratta di karma, ok? E c'è stata condizionamento, c'è stata manipolazione. Quindi può essere che o nelle scuole o magari nell'ambiente, non lo so, familiare dove siete cresciuti, c'è stato qualche genere, c'è stata qualche questione inerente, appunto, una sorta di indottrinamento che dovete pulire. E ve lo dico perché questo vi sta creando confusione mentale. Ora, vedendolo un po' più semplice, nel senso, se qui fosse appunto, come vi dicevo, questo cambio, questa offerta, questa verità che cambia comunque, perché le carte sono bellissime, vi devo dire. Il Papa invece può fare riferimento a una persona, un mediatore, qualcuno che vi tolga dalla confusione. Quindi potrebbe anche essere una persona che conoscerete verso fine aprile o alla quale vi rivolgerete, appunto. Non è necessariamente detto che sia una persona, può anche essere un libro, ipotesi, un canale YouTube, può essere, non lo so, un qualche tipo di gruppo alla quale iniziate a partecipare che in qualche modo vi aiuta a mediare. Allora, la ruota della fortuna, ragazzi, parla anche di soldi in arrivo, aiuti inaspettati e potrebbe proprio essere questa figura. Mm. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Se foste senza lavoro, vi dirò, è come se all'inizio vi domandaste se avesse un senso iniziare ad allargare il raggio d'azione, ma le carte vi dicono sì, ok? Dovete comunque portare avanti le vostre idee, senza farvi troppo condizionare dal mondo esterno o dalle idee che avete acquisito durante l'infanzia, perché le cose qui cambieranno, ragazzi, o sì, a fine aprile le cose cambieranno. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo cosa hanno da dirvi. Ok. Wow. Riparare, carta numero 52. Ve la metto qui perché questa carta è una carta che parla di riparare il cuore, ragazzi. E qui c'è qualche cosa, vi dicevo, che non si vede, qualche verità che deve venire a galla. L'asso di spade può anche essere semplicemente
una presa di consapevolezza, ok? Del fatto che c'è da pulire tutti questi condizionamenti. Il riparare fondamentalmente fa riferimento al perdonare. Prima di tutto bisogna perdonare se stessi per riuscire poi a perdonare gli altri. E la cosa più difficile è perdonare se stessi. Bene, amici dello Scorpione, spero che la lettura sia stata utile. Fatemelo sapere comunque con un like, con un'iscrizione, con la condivisione, con un commento. E da oggi, se volete, potete anche abbonarvi al canale e nella sezione degli abbonamenti ci saranno dei video esclusivi che parleranno di metafisica, di crescita spirituale, del perché succedono certe cose, le dinamiche, tutte queste cose qui. Quindi spero che possiate apprezzare anche questo sforzo. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti anche agli amici dei pesci. Andiamo a vedere i movimenti energetici per il lavoro. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione trovate il link ad un, scusate, ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di Tarocchi e la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Amici dei pesci, wow! Devo dire che si parte con una situazione un po', diciamo, densa di pensieri in questa prima fase di aprile. Il 9 di spade parla di ansie, di preoccupazioni, di pensieri, di qualche cosa che non vi lascia tranquilli fondamentalmente, ma è come se verso metà aprile questa ruota della fortuna cambiasse le carte in tavola. Il fatto che l'otto di coppe sia il contrario, ho come la sensazione che vi renda incapaci di vedere un lato di voi stessi. Perché normalmente è una carta che parla di introspezione, ma essendo al contrario è come se non ci fosse questa osservazione anche di voi stessi, ok? E difatti a fine aprile, ragazzi, c'è bisogno di un periodo di riposo, c'è bisogno anche di allontanarsi. Sono due carte di allontanamento, sia fisico ma anche emotivo o spirituale. Questa in particolar modo parla di un ritiro, scusate, parla di un ritiro clinico, di qualcuno che ha bisogno di prendersi un momento proprio per recuperare le forze o per fare una riabilitazione. E con il 7 di coppe al contrario è un po' come se cadessero delle illusioni, ragazzi. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. La stella per il 9 di spade e il carro. Ho come la sensazione che queste preoccupazioni, queste ansie siano per o uno spostamento che dovete fare o un cambio che state per fare, perché comunque avete la ruota della fortuna. Molte persone stanno inseguendo un sogno, un obiettivo e probabilmente, giustamente, se è un obiettivo nuovo, magari non siete tanto sicuri di voi, non avete certezze, quindi ci sono dei dubbi, delle preoccupazioni sul tipo di strada da prendere. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo la morte e il 6 di spade. Allora, può parlare di atteggiamenti, credenze limitanti, soprattutto da lasciare indietro. La ruota della fortuna molte volte fa riferimento al karma e al destino. È come se qui ci fosse un cambio predestinato, un taglio predestinato. E il 6 di spade è proprio il lasciare le vecchie abitudini, lasciare i vecchi tormenti. Questi, il 9 di spade. Ed è come se fosse una cosa che non volete fare, perché comunque avete l'8 di coppe al contrario. Sapete, ragazzi, c'è qualcuno
che quando si è in una situazione un po', diciamo, triste o tipo situazione 9 di spade, no? Si fa fatica a cambiare proprio vibrazione mentale. Sebbene il 9 di spade sia una carta che vi dice che è il risveglio da un incubo, la persona è sveglia, non sta più sognando, ok? Però ha ancora il ricordo dell'incubo, ha ancora il ricordo dello spavento, della paura, del dolore. Però in realtà il dolore in sé non c'è più, non ci sarebbe più motivo di preoccuparsi, ok? E di conseguenza è un po' come il voler rimanere in questa situazione e alle volte succede perché inconsapevolmente quello è un modo di attirare attenzioni a sé. Ed è una sorta di taglio qui che si deve fare con un, non dico che sia quello, però con un atteggiamento in particolare, sento. Andiamo a vedere l'otto di coppa al contrario. 2 di coppe. Sì, ha a che vedere con dei compromessi. Mm. Allora ragazzi, se qui fosse una scelta lavorativa, ipotesi, inizio o non inizio qualche cosa con una determinata persona, inizio o non inizio per conto mio, inizio o non inizio questo nuovo lavoro, cerco di cambiare lavoro o cose di questo genere, vi dirò che qui dovete, in fase di cambio, dovete valutare che tipo di compromessi voi non volete più accettare. Che cosa non vi dà il giusto entusiasmo per andare avanti nel lavoro. Ci sono delle persone che, non lo so, per esempio, se state male nel posto di lavoro, se l'ambiente, cioè magari il lavoro in sé vi piace anche, però l'ambiente di lavoro è un po' pesante, insomma, lì dovete decidere voi se il compromesso del vivere male in un ambiente lavorativo 8 ore al giorno, ok, vale quello che prendete di stipendio, ok? Perché molte volte è meglio magari guadagnare un pochettino meno, ma non dover spendere soldi in dottori e farmaci perché andiamo fuori di testa per un ambiente di lavoro tossico, per esempio. Poi ognuno ha la propria realtà, questo è solo un esempio, adattatelo insomma. Però ecco, andiamo a vedere questo 4 di spade perché c'è... queste sono proprio saltate fuori, eh. Allora, abbiamo un 2 di spade, un 3 di bastoni e un 10 di bastoni e in effetti è quello che vi dico, qualcuno qui è troppo soffocato dalle responsabilità, ragazzi. Il punto è che non ascoltando voi stessi, è come se non vedeste tutto questo. Molte persone devono guarire da certe aspettative, da certe illusioni. Perché il 10 di bastoni è anche una carta che fa riferimento non solo alle aspettative degli altri, anche alle proprie. Certe volte bisogna un po' staccarsi. Mm. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Ragazzi, se siete senza lavoro, guardate, c'è una ruota della fortuna, ma sinceramente è come se appunto potrebbe arrivare qualcosa, ma non sento che sarà esattamente quello che vorrete voi. Anzi, ho come la sensazione che prenderete distanza. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Sì, sì, io qui sento che, cioè, è come se vi foste stufati di essere sottovalutati per qualcuno. Perché questo 2 di coppa al contrario, ragazzi, è proprio il non voler più scendere a compromessi. Mm. Pace, carta numero 23. Ragazzi, ho come la sensazione che sia un suggerimento a ricercare la vostra pace interna, ok? Perché qui ci sono tante preoccupazioni dall'esterno e la carta del 4 di spade è proprio un invito ad andare a scavare su quello che non riuscirete a vedere subito, di primo occhio, diciamo, ma anche perché qui avete un 2 di spade, ci sono delle cose che non sapete, che non vedete e io credo che molto faccia riferimento a tutti i pesi che vi siete sobbarcati, a tutte le aspettative che eh, vi sentite in dovere di soddisfare. Mm. Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata d'aiuto. Potete farmelo sapere con un like, con una condivisione, un commento.
Da oggi potete anche abbonarvi al canale se volete, e nella sezione degli abbonamenti parlerò di una serie di tematiche inerenti alla crescita spirituale, piuttosto che la metafisica, piuttosto che il perché certe dinamiche continuino a ripetersi nel tempo, ok? Spero che possiate comunque apprezzare anche questo sforzo. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!